perché vi ricordo che, come dico sempre, proprio nella storia in generale, noi facciamo sport, facciamo calisthenics, ma in qualsiasi ambito storico le scoperte si sono sempre fatte per tappe e bisogna avere la consapevolezza delle tappe. Le tappe devono essere conosciute, devono essere viste, devono essere sapute, perché se no, se anche altre persone vogliono rompere il limite ma non sanno che il limite è già stato rotto, restano indietro, sono frenate, l'umanità va più lenta. Quindi bisogna dare importanza alle tappe, anche se per voi non è il traguardo, perché avete un altro traguardo in testa. La tappa va valorizzata, diffusa e incentivata. Questa è la mia opinione. Come già annunciato nel precedente video, siamo qui oggi per vedere quali saranno i miei obiettivi del 2026. Allora, ci tengo a specificare che questi non saranno gli unici obiettivi del 2026 su cui lavorerò, assolutamente, ma sono quelli su cui incentrerò il maggior focus mentale. Proprio per questo voglio fare nuovamente questa cosa dopo il successo del 2025 col piegamento verticale da mano, perché mi sono accorto di quanto scegliere un qualcosa verso cui dare più importanza mi aiuti effettivamente nella progressione. Questo voglio dirlo, l'anno scorso è stato un successo, ma non è detto che debba per forza essere un successo, e questo voglio dirlo con quale, sfumatura di significato, nel senso che ho capito che questa cosa mi conviene farla in ogni caso, a prescindere dal successo o dall'insuccesso, perché comunque anche in caso di insuccesso so che il me di fine anno sarà in un punto più avanti del me di fine anno che non fa questa cosa. Quindi oggi, come ho detto, questi non saranno gli unici obiettivi, ma come state sentendo sto parlando di obiettivi, non obiettivo, perché appunto ho deciso di alzare un po' il tiro rispetto allo scorso anno e ho scelto alcune cose, più cose, verso cui direzionare il mio focus massimo. Questo perché penso che anche il semplice dire questi obiettivi, nominare proprio, sentire queste parole uscire dalla mia bocca sia per me una ulteriore ripromessa nel dire lo stiamo facendo davvero, perché questi obiettivi saranno follia pura. Vi dico, sotto un certo punto di vista vi sembrerà strano poi magari dopo aver letto i vari obiettivi, anche perché anche se, scusatemi, vi porterò insieme a me al ragionamento che ho fatto, alcuni potrebbero quasi sembrare, o meglio, alcuni mi sembrano quasi troppo facili per essere obiettivi dell'anno. A maggior ragione, motivo per cui ne voglio mettere di più. Ma in realtà non voglio affrontarla in questo modo, perché non vorrei sottovalutare in realtà l'obiettivo. Quindi alcuni inizialmente avevo detto ma forse questo lo ometto perché dai, ti pare che non si fa entro troppo tempo. No, mettiamoli perché li voglio assolutamente raggiungere, quindi non voglio sottovalutarli, e dato che sono svariati obiettivi, ci sta comunque anche appunto pensare che anche se verranno allenati tutti in modo uniforme, dato che sono tutti parte del mio programma di allenamento, magari pensare che alcuni, quelli magari un pochino più facili degli altri, possono arrivare un pochetto prima, mentre per gli ultimi magari ci sarà bisogno di tutto l'anno. Ma questo lo vedremo appunto via dicendo, perché magari quello che io considero facile in realtà si rivelerà il più difficile e viceversa. Perché ho scelto proprio questi obiettivi? In realtà perché sono le cose che voglio fare, di più fondamentalmente, ma perché, come vedremo, questi obiettivi vanno a costruire una rete fondamentalmente di nuovo livello complessivo fuori di testa, ragazzi. Secondo me l'unica espressione è fuori di testa. E la cosa bella è che ognuno di questi obiettivi va completamente proprio a sovrascrivere, a soppiantare il suo esercizio, il suo campo di riferimento fondamentalmente, ok? Diventa il nuovo picco assoluto proprio, perché magari alcuni esercizi racchiudono più cose in sé. E se vi ricordate, io anche negli anni, dal 2023 alla fine, ho iniziato a modificare la mia scheda di allenamento per accorpare più cose insieme, e spesso per accorpare insieme andavo a unire due esercizi creando una versione più complicata che automaticamente sottintendeva sia la prima che la seconda, vabbè, bla bla bla. Insomma, quindi ognuno di questi esercizi è un nuovo, proprio il nuovo re di quel campo, secondo me, ok? Vi dico, sono 6 obiettivi
anche se il primo vedremo che in realtà ha una biforcazione in due, ma voglio iniziare questa desamina, grazie alla mia anche lavagna perché siamo professionali oggi, con una menzione d'onore, quindi un esercizio che non fa parte dei 6 che ho scelto, adesso vi dico perché, ma che voglio comunque tenere a mente, quindi lo segneremo con un asterisco, mi devo dare le spalle, scusatemi, che è la inverted butterfly, però full rom, ossia fino in verticale. Per quale motivo questo esercizio è fuori dai miei obiettivi principali, ma è solo una menzione? Allora, ci sono degli esercizi che diciamo cozzano un pochetto con l'equilibrio del mio corpo, e intendo dire a livello proprio di dolori articolari e cose varie. La spinta, in molti casi, perché vedremo che dopo in realtà c'è un'eccezione, la spinta a braccia tese mi dà, quando è appunto simmetrica, come per dire in questo caso, quindi non esercizi unilaterali, mi crea spesso dei problemi, insomma, alle spalle. Quindi non riesco mentalmente a darmi come obiettivo serio qualcosa che so in cui c'è un'elevata possibilità che io non possa essere, diciamo, continuo con l'allenamento, ok? Non voglio, ovvio che l'imprevisto può esserci in qualsiasi esercizio, però capite che a livello mentale partire con l'idea, ok, qua c'è sicuramente un problema durante il corso dell'anno, non è proprio l'ideale, insomma. Quindi ci tengo però a ricordarmi che fino in verticale, perché fino in croce inversa, diciamo, la chiamiamo inverted butterfly, full rom, fino in verticale, non ci sono mai salito e ci voglio assolutamente salire, quindi io l'allenerò perché comunque penso adesso di avere sinceramente un livello di forza adeguato per eseguire l'esercizio anche in questo modo, ma appunto non riesco ancora a mettere la mente totalmente su questo esercizio, quindi si vedrà poi magari per il prossimo anno, o magari, chi lo sa, questa poca anche diciamo questa ridotta risoluzione sarà sufficiente per raggiungere anche questo esercizio senza magari volerlo in modo così passionale come per le altre skill. Passiamo ora al primo dei veri obiettivi, ed è sempre un esercizio di spinta, sempre simmetrico in realtà. Dico simmetrico perché gli esercizi unilaterali, e approfitto per dire questa cosa, non solo sono un obiettivo della mia progressione, come avete visto, diciamo, nei miei allenamenti, ma sono anche qualcosa che generalmente appunto mi permette di non avere fastidi articolari come le cose a due braccia, perché le cose a due braccia mi vincolano in posizioni che magari a volte mi fanno male. Con l'esercizio laterale magari spesso utilizzo il braccio che preferisco e le cose vanno più lineari, ma in questo caso torniamo a parlare di un esercizio di spinta simmetrica che è, scriveremo true, adesso vi dico perché, full planche o barra E maltese sui mignoli a terra. Cosa intendo per true? Allora, se avete visto i miei video, e ovviamente li avete visti perché non vi potete perdere i miei video, già l'anno scorso io avevo pubblicato a terra, perché parliamo di esecuzione a terra, dei piegamenti in maltese sui mignoli, ma sebbene il video secondo me non sia rappresentativo della difficoltà dell'esercizio, non c'era solo il mignolo a toccare per terra, c'era anche comunque le altre nocche dell'altra mano. Perché dico che il video non è rappresentativo? Perché si vede il tocco della mano, ma non si capisce quanto in realtà lo sforzo sia quasi unicamente sul mignolo. Ok, però ovviamente le dita comunque assistono. Però già qualcosina di questa spinta di mignolo a terra io avevo pubblicato l'altro anno, e quest'anno invece ho pubblicato la straddle planche con l'assetto un pochetto diverso, un po' migliorato. Avevo le dita, diciamo, verso dentro, quindi c'è ancora un po', diciamo, di leva articolare, magari anche un pochetto a favore qui, comunque qui le nocchette sempre un pochetto vicino terra, ma ancora un pochetto più sbilanciata sulle dita come peso. Ed era però più che altro un test, proprio perché stavo capendo un attimino che assetto utilizzare per fare una vera planche o E maltese, perché comunque sono
entrambi gli obiettivi e sinceramente penso che fatta una riesca anche a fare l'altro. Solo sui mignoli, con il resto della mano che non tocca per terra, ok? Questa cosa adesso l'ho capita, il condizionamento ce l'abbiamo dei mignoloni, va comunque come ogni cosa migliorata e cose varie, ma per quanto sembri fuori di testa, appunto, o lo sembrava fino magari a poco tempo fa anche ai miei occhi, fare una cosa del genere solo e unicamente sui mignoli, adesso non è così. E ovviamente capite che se parliamo di spinta sulle dita, questa cosa è il nuovo standard, siamo d'accordo, no? Perché questi qua sono debolissimi di solito, ma non quelli di Deu. Deu ha 2 tronchi adesso, quindi questa cosa è molto positiva. Procediamo quindi con l'obiettivo numero 5. Anche di questo vi ho dato già dei segnali. Mi devo girare, ragazzi, scusate se non so scrivere. Che è il One Arm Muscle, lo chiamiamo così, Muscle Down lo chiamiamo, perché la denominazione di Reverse Muscle Up pare che sia caduta in disuso. Questa è una deriva fondamentale, diciamo conseguenziale, dei piegamenti in verticale della mano iperprofondi, perché vai profondo, arrivi che col braccio teso, ok? Quindi parti da là sotto. E già vi ho pubblicato anche di questo un mezzo curl a testa in giù, ok? E vi ricordo che per fare una cosa del genere serve anche un'efesta a un braccio, ma guarda caso l'efesta a un braccio già ce l'abbiamo, e quindi sta cosa, abbiamo l'efesta a un braccio, abbiamo il piegamento in verticale della mano, le dobbiamo solo unire, e dico solo in modo sia sarcastico sia che, come mi riferivo all'inizio, questa cosa se me l'avessi chiesta l'altro anno dico ma che sei matto, una cosa del genere. Ora come ora dico vabbè, dobbiamo un attimo capire come funziona, ma penso si possa fare. Certo, spero di non arrivare a fine del prossimo anno in cui tutte le cose che vi ho illustrato così non vengono aggiunte, perché sarebbe un po' una buffonata, però ripeto, non fa niente, perché penso che potrei arrivare comunque da buffone, ma più forte di come potrei essere senza fare questa cosa, quindi non fa niente, mi accollo anche il fallimento. Sono tutti facili a fare le cose quando l'ho fatto una volta dicendo faccio questa cosa entro il fine dell'anno e ci riesco e poi dopo me ne vado così. No, ma voglio rifarlo e voglio pure alzare il tiro, metto più obiettivi, vediamo quante cose riesco a fallire, vediamo. E quindi One Arm Muscle Down, ovviamente, capite bene, spinta monobraccio, parto mie veste, follia. Il prossimo esercizio invece, numero 4, ci tengo a specificare una cosa, ragazzi, ecco, in realtà gli esercizi che volevo avere come obiettivi erano solo 1 e 2 che ancora sono ignoti. Poi dopo tra una cosa e l'altra, ma sai che c'è, ma pure questo, perché appunto volevo delineare questo cerchio di obiettivi completi fondamentalmente. Quindi diciamo che qui secondo me anche a livello, non dico tanto di difficoltà, stiamo andando crescendo, ma proprio anche diciamo ci stiamo avvicinando alle parti più ovvio, che per me l'1 è proprio la cosa che il vero obiettivo iniziale che avevo, però anche tutte queste cose sono estremamente importanti, però diciamo stiamo salendo in quell'ottica, anche appunto in un'ottica di completezza. Detto questo, il prossimo obiettivo è il One Arm Caruso, ma metto una piccola parentesi con scritto One Pinky. Allora, questo esercizio, se voi appunto non avete sott'occhio tutta la progressione di Deo nel corso degli anni, vi sembra completamente inapprocciabile. Ma chi è che aveva pubblicato il Dead One Arm Front Lever supino qualche anno fa? Ve l'ho pubblicato. Quest'anno ho messo, poi vi dico perché c'è sempre il mignolo di mezzo, ho messo quelli a un mignolo assistiti. Anni fa facevo anche il Kratos monobraccio, che è una versione bent arm di quel tipo di insomma, in realtà, come vedremo da tutti gli obiettivi, come è stato anche a questo, tutte le cose che vi dico in realtà ci stanno tutte già le tappe, gli strumenti per dire, cioè so di cosa si tratta, c'è stata una progressione nel corso degli anni, nel senso non so cose che sono uscite dal nulla, sono tutte evoluzioni di cose che già ho fatto, e quindi magari viste così dice ammazza, sta cosa come l'approcci, invece se dici vabbè c'hai festa alla mano, c'ha quello là, sta cosa si può fare, queste già ci stanno i piegamenti e cose varie, e qua la stessa cosa.
Perché ho messo One Pinky tra parentesi? Allora, perché l'obiettivo in realtà è che vorrei fare appunto una spinta monobraccio di questo esercizio qua, ok? Ma per la difficoltà dell'esercizio, per i miei punti di forza anche, secondo me, poi da One Arm a One Pinky potrebbe, nonostante la complicazione di difficoltà, potrebbe essere veloci, diciamo, come passaggio. Perché dico veloce? Perché io ho varie idee di come poter eseguire questo esercizio, nel senso come intendo a livello magari di grip, di supporto, vabbè, cose che non vi voglio insomma svelare neanche, anche perché non so appunto bene poi quale sarà la strada definitiva, anche se già ho un'idea, e quindi a seconda diciamo dell'esecuzione di base di questo, il salto da questo a questo potrebbe essere più o meno veloce, ok? Potrebbe essere un gran salto come un salto più piccolo. Anche perché, e mi ricollego alle cose che avevo detto nel 2025, sì, scusate, sì, nel video sul 2025 per i piegamenti in verticale alla mano, io questi obiettivi li voglio raggiungere tutti, cercano di farli al meglio possibile. Ma vi ripeto, io vi sto parlando di cose che voglio raggiungere, quindi non è che una cosa di queste viene raggiunta solo quando è immacolata, perfetta, deliziosa, armoniosa, con i fiocchetti e cose varie. Ok, sapete come la penso. Va fatta semplicemente. Il mio obiettivo è farla e poi, come tutte le cose, si migliora. Quindi a seconda della qualità con cui questo viene raggiunto e migliorato nel corso dei mesi, questo può diventare possibile. Però diciamo che il mio obiettivo è farlo con una mano. Poi al mignolo ci pensiamo, insomma, non è la cosa principale di questo esercizio. Numero 3. Allora, questo esercizio inizialmente non doveva essere dagli obiettivi, semplicemente perché è estremamente difficile. Ma, come le altre cose fossero facili. Ma devo dire che in questo caso invece mi avete motivato un botto. E per lo stesso discorso che non voglio che questa cosa, diciamo, resti lì nella scheda in modo secondario, ma che veramente diventi qualcosa di concreto, perché fare una cosa del genere sarebbe veramente incredibile e voglio assolutamente provarci, mettermici seriamente, cioè non dirlo tanto per il meme, perché poi alla fine tutte le cose che sono state dette per meme sono state raggiunte e quindi questo va fatto. Il numero 3, signori, senza alcuna assistenza, bisogna riuscire a fare il Lazarus Race, ok? Ovviamente migliorare anche il reverse, ma il reverse comunque è più facile, quindi fatto quello sicuramente si fa anche il reverse. Ovviamente appunto ragazzi il miglioramento delle cose già fatte è sottinteso, quindi è inutile che ve lo dica, è così per tutto, ma voglio assolutamente trovare il modo di risalire solo con i tibiali. Qualcosa mi inventerò, ci sono stati già dei miglioramenti dall'ultima clip che vi ho mostrato e questa ragazzi è levitazione fondamentalmente, cioè è levitazione assistita, quindi la difficoltà è veramente immensa, ma ripeto, voglio che sia su questa lista perché quando leggo quel nome su quella scheda, voglio dire, ci devo provare seriamente, devo veramente provare seriamente in qualche modo a mettere forza, a capire bene la leva per salire solo i tibiali a corpo teso fino sopra. E questo secondo me è il modo migliore per crederci veramente. Veniamo ora a quelli che erano i due obiettivi principali, originali, diciamo, di quest'anno. Cosa c'è di diverso tra i primi due e tutti questi? Vi prendo l'esempio del Lazarus perché è perfetto. Il Lazarus è un esercizio estremamente difficile, ma non è un esercizio complesso. Cioè, fondamentalmente devi fare solo tac coi piedi e hai fatto. Non c'è molto da capire, ok? Mentre negli altri due c'è da capire, molto da capire. E questo è il motivo per cui volevo che avessero il focus principale, proprio perché devo stare molto concentrato per capire bene tutte le dinamiche dell'esercizio. Ma anche qui ci abbiamo già, differentemente dall'altro anno, qui è un po' già più chiaro qual è tutta la situazione di tutti gli esercizi, ok? Differentemente appunto dall'altro anno che c'era appunto un solo obiettivo, ma veramente non si sapeva dove mettere le mani. Adesso, già ne ho parlato altre volte, quindi alcuni lo sapranno, ve lo dico seriamente,
Obiettivo numero 2. One arm. Reverse planche. Allora, perché penso di poter fare questa cosa? Perché in realtà, se voi avete seguito bene la mia progressione nel corso del tempo, io vi ho già caricato un sacco di esercizi relativi a sta cosa. Un sacco. Vi ho pubblicato tricep extension con i piedi a terra in one arm reverse plank. Vi ho pubblicato la rear deltoid flag, che è una one arm reverse planche con supporto della schiena. Vi ho pubblicato il mano a una mano assistito, vi ho pubblicato gli sbilanciamenti, vi ho pubblicato un sacco di cose relative a questo. Perché, secondo me, questo esercizio nelle mie corde? Perché la reverse planche è un esercizio estremamente difficile. Ma la reverse planche ha una componente di mobilità attiva del petto e anche dei polsi per come viene eseguita, adesso ne parliamo, estremamente importante. Io l'ho pubblicata la reverse planche già in passato più volte, ho messo anche un video di progressione, ma io non ho mai avuto la capacità di mettermi in presa supina con i polsi in modo adeguato a terra, che è la presa più facile perché si creano dei vincoli articolari a livello anche di baricentro, su come si va a applicare la forza. Vabbè, è nettamente la presa più facile per farla, la presa supina. Ma io non sono mai stato in grado di utilizzare la presa supina per fare quella a due braccia, perché per me è impossibile, cioè il mio corpo non arriva a quella mobilità e non riesce proprio a imprimere forza. Quindi io l'ho sempre fatta su paralleline, che è molto più difficile. Però se vi ricordate, io ci ho messo tipo in Cosmic Fear Mod, Awakened Devo Cosmic Fear Mod, ci ho messo anche i TED Reverse Planche, ad esempio. Proprio perché a livello di tricipite io sta grande difficoltà non l'ho mai sentita, sinceramente, anche qua. Ho sempre sentito più che altro una difficoltà a livello di assetto e quindi anche quelle che ho pubblicato nel 2019, le prime, insomma, proprio Reverse Planche. La cosa che si dio difficile era semplicemente appunto il conflitto tra petto, polsi che si andavano a generare dei problemi. Ma una mano, questi problemi non ci sono, o meglio, è ovvio che devi avere sempre comunque forza in quel vettore, ma e ci sono altri ingombri ovviamente articolari stanno su una mano, ma intanto posso usare la presa supina. E la presa supina io non l'ho mai utilizzata e questa è una grande differenza. E più tutto il resto degli esercizi che vi ho detto di potenziamento, il tricipitone che c'è sempre presente, ragazzi, secondo me mi sbaglierò perché potrei sbagliarmi, ma i segnali ci sono. Secondo me da qui a 12 mesi qualcosina di interessante almeno può uscire fuori. Vedremo. E siamo ora all'esercizio numero 1. L'esercizio numero 1 è estremamente complesso, è stato nella mia testa per tanti anni e vi dico, l'ho allenato svariate volte e svariate volte la distanza con questo esercizio non è mai stata a volte enorme. Ci sono stati, diciamo, dei periodi a seconda del condizionamento anche che avevo, perché questo esercizio richiede un condizionamento spropositato che adesso sembra che io abbia, e perché anche questo esercizio, diciamo, racchiude sotto di sé una serie di conseguenze, di esercizi che oggettivamente saperlo fare cambia tutto e l'esercizio numero 1, da cui in realtà vedremo che se ne biforcano due, è il One Pinky Muscle Up lento, ok? Voi direte, ma tu non l'hai già pubblicato un muscle up su un mignolo anni fa? Ma era un altro muscle up a un mignolo, quello era quello col braccio sopra, con la sbarra. Io intendo fascetta che sta nel nulla, salire tutto di tricipite e fare anche il dip sulla fascetta. Quindi come farlo su un anello ma solo di mignolo. E questo è tosto. Questo è tosto. In realtà ci sono, perché c'è una biforcazione, per due motivi, che in realtà per il discorso che vi ho fatto prima dell'accorpare gli esercizi, io in realtà lo sto allenando per comodità in una versione un pochetto ancora più complicata di questo. Ossia, lo sto allenando
con un one pinky front lever muscle up ma con un pull up. Allora, quindi come lo sto facendo? Sto pensando se c'ho da dirvi qualcosa sul muscle up. Questo qui non c'ho molto da dirvi perché in realtà un sacco di cose anche qua ve l'ho pubblicate, perché oltre al muscle up appunto a un a un mignolo di anni fa, il muscle up lento una mano ve l'ho pubblicato, gli up col mignolo anche ultra lenti l'avete visti, avete visto anche il superset, mo ci colleghiamo a questo, col fronte pull up e l'accenno di girata, perché c'era un fronte pull up in uno di quegli ultimi video pubblicato, no, che era ultimi video, era verso mi sa agosto, una cosa del genere, luglio-agosto. Perché io lo sto allenando in quel modo, ossia front lever a un mignolo, pull up completo e da lì fare tutta la transizione. Quindi che cosa vuol dire? Che se lo alleno così, allora l'obiettivo è fare questo, ok? Ma se lo alleno così in quel modo, uno degli obiettivi automatici qual è? Anche il one pinky frontale pull up full ROM, ok? Che poi ovviamente se uno fa questo è automatico. Ma questo qua perché dico che mi costa? A parte che vi ho già fatto vedere punti video in quest'anno in cui c'erano delle trazioni esplosive molto alte, ma vi ricordo che io ho già fatto anche il frontale touch solo su un mignolo. E quindi devo fondamentalmente solo migliorare il frontale pull up che già ho e finire in touch a un mignolo. Cioè in realtà sembra abbastanza diretto come cosa, ovvio, poi vi ripeto tutte queste cose, io vi sto dicendo sono tutti diretti, sì vabbè qua facciamo, poi nel pratico ovviamente non è che sia così immediato, ci vuole del tempo, ma in realtà gli strumenti per farli ci sono tutti. E poi vi spiego, vi sembrerà un collegamento veramente non senza senso, ma vi spiego perché. Anche migliorare, e per migliorare intendo arrivare a chiusura, il one pinky Efesto. E voi direte, ma cosa c'entra col muscle up a un mignolo? Semplicemente perché io, come ho detto, faccio molte esercizi unilaterali e negli esercizi unilaterali scelgo il braccio adatto per fare determinato esercizio. Vi svelo questa cosa, le cose unilaterali che faccio non le alleno con tutte e due le braccia di norma, ok? Magari faccio degli esercizi diversi o faccio fare all'altro braccio degli esercizi magari di, diciamo, sostentamento per capirci, ok? Quindi per i piegamenti verticali alla mano lo alleno col destro, col sinistro faccio appunto delle spinte col kettlebell così, anche perché appunto ho la spalla sinistra che mi dà un po' fastidio, ma non vado a fare per ogni serie piegamenti verticali alla mano col destro e col sinistro, destro e col sinistro, perché diventerebbe distruttivo. Invece in questo caso io alle braccia faccio fare due esercizi diversi perché il tricipite più forte è il sinistro e il bicipite più forte è il destro. Quindi quando io alleno il pinky, scusate, muscle up, col destro faccio sempre le serie di pinky e festo. E in realtà ho notato che per le caratteristiche delle mie braccia, come livello di, anche difficile magari dire difficoltà adesso, però diciamo difficoltà, sono equiparabili le cose. Quindi, dato che l'allenamento va diciamo in simultanea e cose varie, io sinceramente mi aspetto, dopo aver eseguito questo, che è più complesso, ok, di questo in realtà, non più difficile, è complesso, cioè ci stanno più cose da capire qua, mentre questa è tutta potenza ignorante, io mi aspetto che fatto questo col sinistro, io sia anche in grado di fare questo col destro, o comunque di farlo molto meglio di come l'ho fatto finora. Qui infatti non è che c'è molto da dire, ve l'ho già pubblicato, ho pubblicato l'entrata a un mignolo, e le feste a un mignolo e cose varie, quindi l'avete già viste delle clip a riguardo, quindi è come ho detto, il miglioramento delle cose sottinteso, in sto caso si intende un importante miglioramento fondamentalmente. Ragazzi, questa è la follia del prossimo anno, che ci aspetta. Ci sarà molto da divertirci. La questione è questa, io ovviamente penso, slash, punto, a fare tutto, ok? Cioè penso che sia fattibile anche fare tutta sta roba. Ma chi lo sa, possono succedere tante cose, insomma, tanti ostacoli durante il percorso. Quindi la questione è che qua ogni ambito, appunto ogni cosa diventa ambito di riferimento e vi dico, ognuna di queste cose, pure un successo, è una cosa molto molto importante. Ovviamente riuscire a fare tutto, come penso slash spero che succeda, ci catapulta su un livello completamente nuovo e folle.
E questo è quanto. Quindi oggi è 1° gennaio in cui sto facendo questo video. Oggi non mi alleno, ma da domani iniziamo a fare sul serio per cercare di portarci a casa tutta questa ambardan di roba.